Naviganti nel lobby, bentornati sul canale. Allora, oggi, come vedete, non comincio la mia puntata dallo studio, in quanto sono venuto a fare un giretto in mezzo alla natura. Prendete pure un parco vicino a casa vostra, un bosco che avete vicino a casa vostra, oppure andateci in macchina, fate questa escursione, fatevi questo piacere. E in poche parole, che cosa ho fatto oggi? Sono andato a cercarmi praticamente tutte delle cortecce e delle cose che possono essere utili per il nostro hobby, per trasformare magari o in legno stesso. Poi vi farò capire magari dopo il discorso della saturazione del bianco quando rimpiccioliamo gli oggetti, oppure per trasformarli in altre cose come sassi, per esempio la lavagna, che è una pietra molto simile alle cortecce, ma ne parliamo subito dopo la sigla. Ragazzi, allora, una volta tornati in studio, quello che ci interessa è capire come trasformare quello che abbiamo in qualcosa che può essere utile. Qui io mi sono tenuto una corteccia, l'ho un po' pulita sopra per non avere briciole e maneggiare cose sporche, diciamo, quindi una spazzola anche di ferro, gli date una pulita e avete una corteccia di questo genere. Una cosa del genere, per esempio, quando voi andate a spezzarla, guardate, allora, questa diventa su una basetta una roccia, volendo. Per farla diventare una roccia dobbiamo mettergli un primer e quindi la facciamo nera, facciamo un dry brush con 2 o 3 grigi e otteniamo questo risultato con le texture della corteccia che sembrano proprio quelle di una roccia lavica, tipo, diciamo, più che lavica, sembra più una cosa del genere, sembra più una lavagna, quel tipo di roccia lì, comunque, no? Fatta a strati. Un'altra cosa che si può fare è rifare il legno, quindi qui invece il discorso che vi dicevo alla presentazione all'inizio quando ero nel bosco, il discorso della saturazione del bianco, quando voi andate a rimpicciolire qualcosa va aumentato il bianco, quindi bisogna far risaltare di più col dry brush il bianco. Quindi se voi prendete una corteccia del genere e la mettete su una basetta, non succede che sembra legno, perché quando andate a miniaturizzare la basetta non succede che sembra legno. Quindi guardate per esempio questa dimostrazione, questa è, mi sono caduti un po' tutti i pennelli, ma pazienza, questa è una miniatura che da tanto tempo devo dipingere e poi non mi sono più messo lì. È un nano della loro sono gli Atlantis Miniatures, stampato non in 3D, ma questo me l'hanno mandato loro proprio fatto in resina a stampo, e questo qua è praticamente la sua cavalcatura. Sotto, se guardate, ho preso delle pietre di Dugin, quindi un altro ancora produttore fantastico italiano, Matteo, che saluto tantissimo, e al di là di quello, come vedete, ho usato delle cortecce. Queste sono cortecce che si usano per esempio per concimare il terreno delle rose, perché fanno humus al di sotto e tengono anche bello, diciamo, perché si vedono tutte queste cortecce sopra, sul manto al di sopra delle rose, dove poi
alla fine hanno le radici, no? Quindi per esempio potete anche, se non andate in bosco, prendere le cortecce direttamente a sacchi, le trovate anche su Amazon, fatte appunto per la coltivazione o appunto le rose. Se guardate, questa sembra proprio una roccia a lavagna. Questa andrà dry brushata, quindi quando sarò a dipingere tutta la miniatura, qui sotto con l'aerografo darò praticamente le prime basi o anche a mano e poi il dry brush per poter arrivare ad avere l'effetto pietra. Invece, se volete farla diventare legno, praticamente la ridipingete in legno, quindi questo potenzialmente, per farlo sembrare piccolo e non un pezzo di legno di questa grandezza come le mie mani, bisogna rimpicciolirlo. Per rimpicciolirlo rispetto a una miniatura, la miniatura sarà una cosa di questo genere. Questo per esempio è un ogre, quindi è già piuttosto grosso, è un gigante. Se vuole stare sopra un tronco, ovviamente non avrà questa basetta, lo mettete sopra il tronco va ridipinto, quindi gli ridate proprio il primer e cominciate a ridry brusharlo con i contrast eccetera eccetera e poi il dry brush. Se invece volete semplicemente diciamo andare rapidi, prendete un pennello da dry brush e gli date già una mano texturizzante. Vi faccio vedere, basta prendere proprio un colore che faccia proprio da texture, in questo caso per esempio posso prendere un Mummy Robes per esempio, che è praticamente questo, diciamo, vedete è quasi un rosato, diciamo, però insomma è da sul bianchiccio beggiolino, no? E andate a fare proprio un dry brush, vi prendete la vostra tavolozza di dry brush o un pezzo di carta, adesso io faccio con la carta perché è un po' più rapido da fare, prendete il vostro colore, in questo modo qui ne mettete un pochino e andate a fare un dry brush direttamente sopra il tronco, quindi guardate la differenza, vedete il tronco? Se io saturo il bianco del tronco, il tronco sembra più piccolo e più realistico. Questo è proprio il concetto della saturazione del bianco, perché più saturate e più sembra rimpicciolito, perché fa risaltare proprio i particolari che prima non vedevate. E quindi io vado in giro per il tronco, me lo dry brusho e mi sono già fatto, potrebbe alle altre sembrare comunque anche roccia, vedete, e in questo modo qui ho fatto proprio un tronco che da completamente morto e spento sembra già abbastanza pronto. Una cosa del genere può sembrare per esempio già un tronco per una base di una basetta. A quel punto si riesce a rimanere coerenti. Un'altra cosa che vi faccio vedere invece sono le foglie. Allora, quando voi prendete le foglie, lavo nel frattempo il pennello così non devo nemmeno interrompere per niente il video, diciamo. Allora, io perché ho preso questa foglia? Perché ci sono dei bellissimi oggettini che sono questi. Io ho preso qua, ce l'avevo della PK Pro per esempio, ma in realtà diciamo che ci sono anche per esempio di Green Stuff, ce ne sono di vari tipi, vari generi. La cosa molto bella, adesso aspettate un attimo che sto cercando il buco del mio pennello, eccolo qua, mettete la foglia vera all'interno di questo tampone praticamente e premete. Quando avete premuto, come vedete, lui fa una forma di foglia, le foglie vi rimarranno praticamente sulla mano oppure andranno giù e cadranno, potete farne quante ne volete, guardate, e vi fate praticamente un barattolino dove vi raccogliete delle foglie in miniatura fatte con le foglie vere. Guardate che meraviglia, in un attimo si tirano fuori delle foglioline, in questo caso ovviamente la foglia è autunnale e quindi voi andate a farvi le foglie autunnali. Guardate un po', eccole qua, vedete che si sono proprio fatte delle foglioline e la forma è proprio questa. E praticamente con qualsiasi tipo di foglia, ovviamente se prendete delle foglie che tendono a rimanere verdi, vi rimarranno verdi, altrimenti facilmente cominceranno a seccarsi. Quindi quando fate le foglie autunnali è il modo più semplice quello di prendere una foglia vera, perché vi fa questo effetto qua. Se invece voi volete delle foglie verdi,
Greenstuff per esempio le vende già verdi, e quindi potete prendere per esempio invece che una foglia vera un tessuto non tessuto verde del colore che vi piace, e potete fare sempre con questi tamponi, fare appunto questa cosa delle foglie. Queste sono solo idee, ragazzi, ci sono 1000 modi per sfruttare la natura. I licheni per esempio, ve l'ho fatti vedere prima nel video, nella mano, possono essere usati appunto per fare i licheni all'erba, ma è ovvio che se volete comprate i licheni già pronti, già fatti, avete cose di questo genere. Guardate, io ne ho veramente cassetti interi di queste cose qua. Questi sono licheni artificiali che vengono poi praticamente trasformati e dipinti, no? Poi ci sono quelli che vengono presi diciamo, dalla realtà e vengono semplicemente disinfettati, e quindi quando li comprate in barattolino sono asettici. Però insomma questo è il concetto ora come ora. Oggi c'è un vento incredibile, siamo rimasti fuori, c'è tanto sole e quindi ci siamo divertiti un sacco fuori porta. Quindi avete visto che nello studio poi Francesco vi ha fatto vedere tutte le cose carine, e mi raccomando iscrivetevi al canale che sta diventando il più grande e il più bello di tutto il mondo. We could be the warriors, warriors.